Alpine A110S, la nuova versione della nuova Alpine che riprende in tutto e per tutto lo spirito e anche l'estetica dell'Alpine originale, della 110 degli anni 60 e 70, che fece strage di cuori su terra e asfalto in varie e diverse categorie. Io ho avuto la fortuna di guidarne una di quelle originali e me ne sono innamorato. Devo dire che anche la nuova non scherza per niente, anzi, ormai le macchine sportive sono tutte valide, si gioca un po' sulle sfumature, no? Ma qui sinceramente si è subito coinvolti nella completezza dell'esperienza di guida e ti porta immediatamente nel suo mondo, che è un mondo facile, veloce, preciso e nel quale devo dire ci si trova molto bene. 300 cavalli su 1100 kg circa, non ha una scocca in carbonio come ormai molte delle sue, non dico avversarie, ma macchine di simili proporzioni, vedi 4C che ormai è fuori produzione, mentre un antagonista dell'Alpine potrebbe essere la Cayman. Però devo dire che l'Alpine fa abbastanza lo stesso lavoro, nella misura in cui è un'auto veramente sfruttabile e adatta all'uso da gran turismo, quindi lunghi viaggi, quindi sport a comando, e lo fa da Dio, lo fa veramente bene. Questa in particolare, la versione S, è molto più rigida della versione GT e vi devo dire, se questa qui è la versione più rigida, immagino la GT sia veramente comodissima, perché anche qua, dove in teoria hanno esagerato, vi direi tutto tranne che è una macchina esageratamente rigida, anzi mantiene un contegno anche sullo sconnesso più che sufficiente per poi le prestazioni che ti permette di raggiungere, molto solida. Ecco il primo termine che mi viene in mente dopo aver fatto 2 metri. È una macchina solida e si vede da subito. Ha un anteriore, non vi dico perfetto, ma un gran bell'anteriore. Tutte le sospensioni sono aiutate dalle splendide Michelin Cup 2, che sono le mie gomme preferite di gran lunga. Il motore è quello che è, tra virgolette, non è un male, perché è un piccolo 4 cilindri 1.800 turbo, ovviamente, non manca di potenza. Questa macchina che provo io è veramente nuovissima, ha fatto pochissimi chilometri, quindi magari deve anche slacciarsi ancora un po', ma vi dico, di potenza ce n'è, quella sufficiente per divertirsi su strada. In pista forse magari chiederebbe una cinquantina di cavalli in più, ma questo non è il mio compito giudicarlo oggi, perché la sto provando su strada e vi dico, su strada, vada Dio. Anteriore e posteriore hanno un bilancio meccanico fenomenale, ti sembra di non averlo il posteriore, ti sembra di stare appoggiato sull'asse anteriore e di usare solo quello senza preoccuparsi delle reazioni che si ripercuoteranno sul posteriore. Il tuo unico pensiero deve essere quello di impostare l'anteriore e vai tranquillo che lei dietro fa assolutamente quello che non ti devi neanche preoccupare faccia. Sta giù veramente in tutte le condizioni. Beh, il lavoro qua, niente da dire. Anche feeling sterzo e pedali, l'ergonomia in generale, i sedili sono dei Sabelt bellissimi, io li avevo visti prima che uscisse la macchina, quando erano ancora dei prototipi, erano segretissimi, e mi ricordo che non c'era ancora il logo e chiesi ai ragazzi di Sabelt su quale macchina sarebbe andato, perché era bellissimo, e mi dissero di non dirlo, ma che sarebbero andati su questa macchina qua. E poi quando l'ho ritrovati e mi ci sono riseduto di nuovo, ho ricordato immediatamente il perché mi erano sembrati splendidi, e lo sono. Nella versione S, non so nelle altre, ma in questa sì, il sedile è regolabile solo avanti e indietro, perché è un sedile da corsa fisso. Per la profondità prendete una bella chiave, lo smontate e ve lo abbassate, come ho fatto io, di una posizione. Adesso sono un po' più basso, quando me l'hanno consegnata per me era alta ed era nella posizione intermedia, adesso è nella posizione più bassa e il sedile va bene, mi sento avvolto nel modo giusto.
piantone dello sterzo regolabile, corona del volante bella larga, alcantara un po' ovunque. È un giusto compromesso tra rally e turismo che mi piace parecchio. Sulla versione S io avrei evitato lo spoiler posteriore, per me non c'entra nulla. Capisco che piacerebbe sicuramente alla maggior parte dei clienti, ma non a me. Io la macchina l'avrei comprata, se avessi comprato un'Alpine l'avrei fatta blu, classico, senza il piccolo alettoncino, neanche tanto piccolo posteriore, e invece sì, lo splitter davanti, utile e bello e discreto. Frena anche molto bene. I limiti dell'anteriore sono veramente molto elevati. Innescare un sottosterzo è una missione abbastanza difficile, ti ci devi impegnare parecchio. Queste gomme da calde sono fenomenali e lo sappiamo tutti, ma di base si sente che l'anteriore è piantato nel modo giusto, fermissimo. Non vi direi dominante, perché in realtà il bilancio è talmente buono che non senti mai uno dei due assi dominare. Per strada è stupendo, non senti mai il bisogno di un anteriore o posteriore più forte. Proviamo uno steering pad così e capiamo il bilancio meccanico. È veramente tanta roba, tantissima roba, bravi Alpine. Lo sconnesso è perfettamente ingoiato dalle verticali e dall'idraulica delle sospensioni. Bello. Più le chiedi, wow, guarda qua è, per esempio, questo tratto era veramente a prova di bomba, perché su una strada come quella che ho appena fatto, accelerando, veramente poche auto non si sarebbero scomposte. Invece questa qui rimane bella salda a terra, bello, bene. La vedo un po' sofferente per quanto riguarda le temperature del motore, perché il piccolo motore 4 cilindri è infilato lì dietro e non ha tanto modo di respirare, però vedo che andando forte in realtà la temperatura si abbassa, quindi soffre un po' le basse velocità, ma quando inizia a darci dentro vedo che la temperatura si mantiene perfetta, quindi è stata studiata sicuramente molto bene. Io la sto usando da 2 settimane, ho fatto più di 4.000 km, ci abbiamo fatto anche il drive mob a Vercelli, insomma le ho chiesto di tutto di più e me lo ha dato sempre. Essendo un motore 4 cilindri turbo, chiederle qualche altro cavallo non sarebbe un problema, quindi non è una cosa di cui lamentarsi. O il serbatoio è un po' piccolino o comunque consumicchia, però non è questo quello che ti ferma dal comprare una macchina così, perché tutte le gocce di benzina che consuma se le merita. Sinceramente con questo modo di stare in strada, questa qua può battersela tranquillamente con macchine di cavallerie molto superiori. Guardandola e guidandola piano non si direbbe che le piaccia così tanto andare forte, invece scopri molto velocemente che preferisce andare forte, e questo non dovrebbe stupirmi se non fosse che guidandola piano mi sembrava perfetta per andare piano, il che vuol dire che ha due anime collegate e collegate da un tasto fondamentalmente, che è questo pulsante rosso qui, che quando lo schiacci effettivamente la macchina cambia in un attimo il suo carattere e il suo approccio a quello che le viene contro. In rilascio inizia a fare dei pittoreschi scoppietti. Per noi abituati agli scoppietti meno costruiti sono un po' troppo sempre puntuali, ti sembra di essere un po' preso in giro. Però le macchine di oggi sono talmente precise in tutto che ci sta che non sia una cosa costruita, magari è semplicemente così preciso il motore e gli scoppi, che effettivamente gli scoppi in rilascio sono veramente super precisi e sempre identici. Sembra un po' strano sentire sempre pom, sempre uguale. Problemi che ci creiamo io e altri 4 al mondo, però. Il cambio fino adesso non mi ha mai dato problemi, anzi, veloce, preciso, puntuale, non rifiuta praticamente mai le marce. L'unica cosa che mi infastidisce un po' è che quando il cambio sta riconoscendo che la velocità è troppo bassa per il rapporto in cui sei, ti ritrovi spesso che il tuo cervello e il suo lo pensano nello stesso istante e si cambiano 2 marce. Questo è spettacolare se pensi che il collaudatore che ha deciso quando farti rimboccare la marcia automaticamente anche nel cambio manuale la pensa esattamente come me.
quindi questa è una cosa carina, però poi quando ti succede spesso è fastidioso. Questo sempre per la mia campagna contro la libertà individuale automobilistica, per cui dovrebbero lasciarci un po' più libertà. Quando ti dico che voglio manuale, basta. E tra l'altro ti cambia marcia da solo anche quando arrivi al limitatore, quindi non esistono limitatori su sta macchina. Forse possiamo provare in corsa, magari in corsa questa cosa cambia, proviamo. Si chiama track, non corsa, quindi via tutti i controlli, cambia la grafica, diventa molto più futuristica e sinceramente faccio anche un po' di fatica a capirla. Ti suona quando vai al limitatore, questa è una cosa un po' strana, non è una modalità tanto intuitiva. Preferirei sport per la strada, grazie, anche se poi possiamo comunque togliere i controlli di trazione anche su sport. Comunque direi che può essere tranquillamente promossa a pieni voti, perché c'è tutto quello che serve, ma di tutte le cose positive che ha, la più sostanziosa per me è il reparto assetto e sospensioni, e qui devo dire il lavoro è stato fatto alla grande. L'ho usata tutti i giorni per farci qualsiasi cosa e sinceramente mi mancherà quando andrà via, perché è un'ottima sostituta del doblò fino a che non devi caricare, e lì per viaggiarci in due è stata abbastanza dura, perché il portabagagli di una MX-5 a quel punto ti sembrerà una station wagon. Qui hai un piccolo vano posteriore veramente piccolo che per di più in inverno non usi perché ci vanno le catene che occupano mezzo portabagaglino, e davanti hai un altro piccolo portabagagli, ci vanno 2 borse morbide. Si viaggia se non viaggi pesante, però una volta che ti metti al volante e ti infili anche in autostrada, non è la classica macchina sportiva che ti devasta. Quando arrivi più riposato di prima e contento, perché i rapporti del cambio sono fatti in modo che in autostrada in settima tu possa andare a meno di 3000 giri e stare abbondantemente sopra la velocità che dovresti. Quindi bene, anche come chiude il posteriore con il differenziale autobloccante, come giocano i freni con le verticali, staccata, pochissimo beccheggio, pochissimo rollio, è una bella macchina. A noi che non interessa se le bocchette dell'aria o le maniglie porta sono prese da macchine di grande produzione, sinceramente anche gli interni non sono per niente male. Io mi sento abbastanza in qualcosa di speciale e non faccio assolutamente parte di quel tipo di persone che si lamentano delle piccole parti prese in prestito dalla grande produzione, come è sempre stato. Da che mondo è mondo, altrimenti le macchine come questa costerebbero 300.000 euro. E soprattutto una cosa che devo dire, che dal primo minuto, anche prima di provarla, quando sono salito sull'Alpine di un amico tanti mesi fa, è molto spaziosa dentro per quanto è piccola. Cioè, le altre macchine di queste dimensioni dentro sono scomode rispetto a questa. Questa è comoda, cioè è spaziosa, hai spazio ovunque, anche io che sono alto non ho problemi da nessuna parte, è comoda anche ergonomicamente. L'unico problema che per me ha sono le razze dove poggi i 2 pollici, dopo un po' danno fastidio. Vogliamo rompere le palle? Diciamo questo, altrimenti per il resto non ha problemi. Belle le palette al piantone. Un problemino effettivamente ce l'ho, anche questo di come dicono i fighi, user experience, è il discorso finestrini e freno a mano. Sapete quante volte ho tirato il freno a mano sperando di alzare il finestrino? 3. E tra l'altro funziona. Quindi complessivamente direi promossa a pieni voti